progetto possa, anche nel nostro piccolo, insomma, essere un piccolo tesoro. Sì, ovviamente vi piace, altrimenti non c'è nessun tipo di problema, anzi. Partiamo subito con il primo episodio, 21 agosto 2008, 20:36. Le giornate iniziano ad accorciarsi, seppur lentamente. Jason avverte già la freschezza del vento che gli sfiora la pelle nelle prime ore del mattino, quando dal suo piccolo balconcino accende la prima sigaretta e guarda lo spettacolo. Gente, gente e ancora gente. Gran parte delle persone partite per le ferie stanno rientrando. Questo è tutto quello che Jason può ammirare dal suo piccolo appartamento, posto al settimo piano di un palazzo storico a Torino. Il 1° settembre è ormai alle porte e Jason non ha ancora preparato le valigie. Monica, la madre di Jason, vive al 3° piano dello stesso palazzo e ha il desiderio di andare a vivere lontano dal caos della città. E Jason, altrettanto stanco quanto lei dei clacson che suonano fino alle 4 del mattino, ha deciso di farle compagnia in questo viaggio di sola andata per Scanno, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, su un lago. Monica lavora online per una multinazionale da ormai 24 anni come giornalista, mentre Jason avrebbe voluto fare il regista, ma condizionato dagli amici ai tempi del liceo, ha seguito un altro percorso e si trova ad essere un ingegnere informatico senza sapere nulla di informatica. Jason non è mai stato in Abruzzo, tranne quando è sceso per comprare la casa al lago, ed inizia a chiedersi come ragionano le persone in quella zona e se potrebbe realizzare il suo sogno lì, iniziando con dei cortometraggi proprio al lago. Cavolo, sono le 3 del mattino, esclama Jason. Sarà meglio che mi metta a dormire. Preferisco lasciare il telefono acceso con un sottofondo rilassante per addormentarmi. Il sole è appena sorto e Monica si dirige verso l'appartamento di suo figlio per dirgli che tra 6 ore parte l'aereo e devono arrivare a Milano per prenderlo. Ma Jason, assonnato, gli risponde di attendere ancora un momento e di non aprire le finestre per non mandargli il sole negli occhi. Jason, nel preparare
sconosciuto non glielo ha mai permesso. Ama il bus perché si sente dondolato dai paesaggi che vede dai finestroni prima di prendere sonno e iniziare a sognare. Il giovane informatico è molto stanco e riesce a percepire la stanchezza della madre dal solo modo di camminare. Mamma, incamminiamoci verso la fermata del taxi per andare ai bus, esclama Jason. Stanno per entrare in autobus quando l'autista, cinquantenne senza barba e con un cappellino nero, si toglie gli occhiali da sole ed esclama: Signorina Smith, che piacere rivederla. Monica è imbarazzata, lo guarda e gli fa un cenno con la testa. Salve autista, esclama, e va a sedere. Jason ha subito intuito l'imbarazzo provocato alla mamma da quel saluto inaspettato e a malapena corrisposto. Monica, prima che Jason potesse fargli qualsiasi domanda, esclama: Guarda Jason, quel parco ha un'aria familiare, mi sento già a casa. Lui la guarda e dopo qualche istante risponde: Grazie mamma, è lo stesso parco che abbiamo visto quando siamo scesi a comprarla la casa. Nel frattempo, altri pensieri nella testa di Jason. Chi è quell'uomo? E perché mamma è rimasta bloccata al suo saluto? Un suo difetto è che parla troppo e di mille cose diverse nello stesso istante. È stato strano vederla salutare quell'uomo solo con un cenno della testa. Mi si stanno chiudendo gli occhi. Sarà meglio riposare una mezz'ora, così mi sveglierò direttamente al lago. Non vedo l'ora di arrivare nella nostra nuova casa con la vista del lago. Sveglia Jason, siamo arrivati a casa. Eccoci ragazzi, se siete ancora svegli e se siete arrivati fino a qui fatemelo sapere con le emoji del libro, quella lì con il libro aperto, e capirò che siete arrivati fino a questo punto. Spero che diciamo questa idea, questo progetto vi piaccia e mi raccomando arriviamo a condividere, a commentare, perché se vi piace ho bisogno di un riscontro, perché comunque è un progetto che mi porta via un pochino di tempo. Ovviamente chiedo perdono se per assurdo ho sbagliato, ma sicuramente ho sbagliato qualche parola, qualche verbo, qualcosa così, ma non sono perfetto, non sono uno scrittore, sono solamente una persona che ha la passione di fare questa cosa, quindi se vi piace sono contento di condividerla con voi. Mi raccomando, iniziamo a rendere on questo progetto, quindi la prima puntata è questa e scrivete qui sotto le vostre domande, quello che vorreste sapere. Ad esempio io vorrei sapere perché il padre di Jason non viene nominato nella prima puntata, che fine ha fatto, è morto, non è morto, dov'è sostanzialmente. Questa è la prima domanda che mi verrebbe da fare, mentre la seconda domanda che mi verrebbe da fare è perché Scanno in Abruzzo